Qual è davvero la soluzione migliore per guidare sulla neve? In questo video, ragazzi, ho voluto cercare di capirlo nel modo più oggettivo possibile, ovvero testando realmente sul campo tutte le opzioni, sia su neve che su ghiaccio, per vedere come si comportano. Il mondo automobilistico si divide in due fazioni: quelli che tra metà ottobre e metà novembre corrono a montare le gomme invernali e quelli che invece non ne vogliono sapere. Girano tutto l'anno con le gomme estive, si tengono nel baule un paio di catene e via andare. Ma da un annetto c'è anche un'opzione in più, ovvero le calze da neve, che da un punto di vista legale sono state equiparate alle catene da neve grazie a una serie di normative emesse tra il 2022 e il 2023. Quindi, primo punto da chiarire, primo punto da sapere: ad oggi in Italia le calze da neve sono completamente legali e possono sostituire le catene da neve. Tra poco vedremo con i test che ho fatto se sono anche efficaci come le catene da neve. Prima di spostarci virtualmente a 2000 metri di quota, però, visto che siamo su Andrea Cars & More, diamo un occhio all'ingegneria di questi dispositivi che vedete dietro le mie spalle. Come sono fatti, come funzionano? Le catene che vedete qui a sinistra probabilmente le conoscete bene. Sono delle catene realizzate solitamente in varie leghe d'acciaio, intrecciate a formare forme diverse a seconda del modello specifico, ma in ogni caso il concetto è che una volta posizionate attorno allo pneumatico funzionano un po' con la stessa logica dei chiodi delle gomme chiodate. Cioè, siccome sporgono rispetto allo pneumatico e essendo chiaramente molto dure, tendono a penetrare nel fondo innevato, nel fondo ghiacciato, e un po' come se fossero degli artigli fanno presa. Un paio di cose però molto importanti da sapere sulle catene: le catene da neve non sono tutte uguali, ne esistono di diversi tipi. E qui ringrazio Bottari SPA che mi ha mandato tutto questo materiale che vedete insieme a un bel po' di informazioni per aiutarmi a realizzare questo video. Bottari si occupa della vendita di accessori per il mondo auto e fra le altre cose sono appunto distributori in Italia di queste catene e calze da neve Goodyear, e potete trovarle sia sul loro shop, vi metto il link in descrizione, sia ovviamente su Amazon e nei migliori negozi di ricambi e accessori per le auto. Dicevo, le catene possono essere di vari tipi, vedete dietro di me 7 mm, 9 mm e 12 mm. Questa misura praticamente indica lo spessore della maglia, di quanto sporgono dallo pneumatico, diciamo. 7 mm chiaramente sono un po' più sottili, quindi sono più indicate magari per le auto sportive che hanno poco spazio nel passaruota, mentre 12 mm sono molto più grosse, quindi sono magari più indicate per i SUV e chiaramente sporgendo di più sono anche più efficaci. Ma al di là di questo, attenzione, perché le catene sono anche di misure diverse. Ovviamente a seconda delle dimensioni delle gomme bisogna avere la giusta misura delle catene. E attenzione, perché avere la taglia sbagliata è come non averle. Se avete nel baule un paio di catene a caso tanto per tenerle lì, sappiate che se non sono compatibili in teoria potrebbero anche farvi la multa, perché appunto voi non potreste montarle, è come non averle. Quindi investite 50 euro e almeno tenetevele giuste. Vi lascio il link in descrizione. Passiamo invece alle calze da neve, e queste sono un po' la novità. Penso che molti di voi non le abbiano mai avute e quindi immagino che siate ancora più curiosi di sapere come funzionano. Io perlomeno ero molto curioso, perché la prima volta che le ho viste sono rimasto un po' perplesso. Non ti danno l'idea di qualcosa che possa effettivamente aiutare sulla neve, perché una volta che le hai montate sulla ruota è tutto liscio, come fanno a fare presa? La realtà è che lavorano con una logica diversa rispetto alle catene, più simile a quella degli pneumatici invernali. Adesso vi spiego. Innanzitutto però capiamo com'è fatta una calza da neve. Questa qui è la Star Gripper di Goodyear, che è la calza più tecnologicamente avanzata. Qui dietro vedete anche la Ultra Grip, che è il modello un po' più economico, ma in realtà cambia poco. Tanto per darvi un'idea, queste costano sui 60 euro, queste sui 70, quindi non è che parliamo di grandi cifre. Ma vediamo come sono fatte. Anzi, già che ci sono, vi faccio vedere un'altra cosa su me molto carina, ovvero che nella scatola c'è anche un paio di guanti e una sacchetta di plastica per rimetterle via dopo averle utilizzate. E visto che è roba che rotola per terra e si lercia alla grande, direi che non è male. Tra l'altro, sempre in tema sporco, si possono addirittura lavare in lavatrice. Comunque, molto semplicemente, come vedete, la calza è costituita da un tessuto con una trama molto particolare, formato da fibre di poliestere, con attorno queste fasce elastiche che servono per avvolgere lo pneumatico. Tutto molto semplice, e infatti non voglio spoilerarvi quello che vedrete fra poco, ma capite già da questo che sono molto più semplici da montare rispetto alle catene. Ma il punto è: come fanno a fare presa sulla neve? Praticamente questa trama studiata apposta va proprio ad aderire sulla neve, cioè i fiocchi di neve si attaccano, si incastrano a questo tessuto, un po' come quando tirate una palla di neve a qualcuno e gli si attacca la neve sui vestiti. Non so se avete presente che anche se cerchi di scuotertela via, rimane sempre un po' attaccata nelle trame. Tra l'altro, in più, questo tessuto può anche assorbire un po' l'umidità se la neve è più bagnata, e anche questo favorisce ulteriormente l'adesione. Nella teoria funziona, ma funzionerà anche nella pratica. Per scoprirlo me ne sono andato niente meno che sul passo del Tonale, precisamente alla pista ghiaccio Val di Sole, che mi ha messo a disposizione tutto un bel piazzale, in parte ghiacciato, in parte innevato, in modo da poter testare le varie opzioni in entrambe le condizioni. E ovviamente ho deciso di fare le prove con l'auto perfetta
perfetta per affrontare le condizioni invernali, ovvero la mia cara MX5. Per la precisione sono salito sia con la mia ND che monta gomme invernali, sia con la vecchia NC che riposava tranquilla nel garage dei miei con le gomme estive. E quindi per avere un primo riferimento partiamo proprio dalle condizioni peggiori, quindi gomme estive, che nello specifico hanno già un battistrada in realtà parecchio intagliato, sembra quasi un 4 stagione, quindi probabilmente poteva andare anche peggio. Nonostante questo, ragazzi, ovviamente con le gomme estive si scivola alla grande. Per fare una prova più oggettiva, più misurabile possibile, ho scelto di fare una serie di frenate da 40 km/h. E ragazzi, il primo colpo di scena è stato che con le gomme estive facevo fatica a arrivare a 40 km/h, perché scivolavano talmente tanto che era davvero difficile prendere velocità nei circa 150 metri di rincorsa che avevo. Allora, prima difficoltà, arrivare ai 40, mamma mia, scivolano in una maniera incredibile. Dai, 30, 35, 40, freno, porca miseria. Secondo tentativo, proviamo, cerchiamo di andare, mamma mia, cerco di andare il più dolce possibile, ma appena l'ho leggermente inizia subito a slittare. Vediamo se riusciamo ad andare in maniera più graduale. 30, 35, non ero proprio a 40. Terzo tentativo, proviamo come sempre a partire molto dolci. Buono, giù la seconda, dai, avevo leggermente più velocità e infatti siamo andati anche un po' più lunghi. Spazio di frenata medio misurato 23,2 metri. Auto ovviamente molto ballerina, difficile da guidare, e mi è capitato un paio di volte nel fare manovra di rimanere quasi bloccato, perché se appena le ruote scivolavano un po' troppo, iniziavano a scavarsi un po' di cunetta, diventava veramente dura uscirne. Ho provato anche ad affrontare il ghiaccio, che era ghiaccio veramente liscio, penso che si veda anche dalle immagini, e il grip ovviamente era zero, completamente fuori controllo. Una cosa assurda, sembra di essere su una pista di pattinaggio, in effetti più o meno lo è, e ho paura che da qua non mi muoverò mai più. Iniziamo quindi a dotarci dei nostri mezzi antisdrucciolevoli e siccome sono troppo curioso partiamo subito dalle calze. Momento delle calze da neve, non le ho mai montate, quindi sarà anche una prima volta da quel punto di vista, però in teoria uno dei vantaggi rispetto alle catene dovrebbe essere che sono molto più facili da installare. Infatti vedo qua le istruzioni, semplicemente bisogna appoggiarle sulla parte superiore della gomma, poi andare leggermente avanti in modo che si giri, sistemare l'altra metà e dovremmo già esserci. Ovviamente trazione posteriore, quindi le montiamo al posteriore. Allora, qua c'è un cartellino che mi dice senso di rotazione, ok, quindi in teoria andiamo così. Allora, diciamo che la MX5 non è proprio la macchina più comoda su cui montare queste cose, perché lo spazio nel passaruota è giusto per far passare la mano, e fortuna che ho l'assetto originale, però effettivamente comodità delle calze notevole, perché praticamente è già messa. Sistemiamo un po' bene qua dietro, direi che ci siamo. Do mezzo giro e poi la sistemiamo. E qua finiamo. Tra l'altro nel fare il mezzo giro sembra quasi che sia anche un po' andata a posto da sola, ma buttiamo dentro anche qua sopra e ci siamo. Devo dire veramente comodità top. Sistemiamo anche di qua. Questa è un po' più storta, no, ok, andata. Comodissimo perché avendo l'elastico praticamente si tira da sola, si centra. Super, andiamo. Allora, sentiamo le primissime impressioni. Beh, devo dire già, mamma mia, tutta un'altra cosa rispetto alle gomme nude. Incredibile, notevole, eh? Mi giro e facciamo le prove di frenata. Freniamo. Devo dire che pur essendo solo dietro ho sentito un aiutino, Torniamo indietro e facciamo altre due prove giusto per fare la media. In tutto ciò, ragazzi, lasciate un like per la capote giù con temperature sotto zero per avere la bella illuminazione per il video. Secondo tentativo. Terzo tentativo. Veniamo un attimo. Visto che tanto ci vuole un attimo montarle, ne ho un altro paio, le monto anche all'anteriore così vediamo di quanto migliora ancora la frenata.
Tra l'altro, mi dimenticavo di dirlo, un altro vantaggio delle calze da neve è che assolutamente non rischiano di rovinare il cerchio perché è tessuto con un elastico, a differenza chiaramente dell'acciaio delle catene che qualche danno può farlo, soprattutto se per caso non vengono montate bene. 40. Torniamo indietro e riproviamo. E adesso che ho su tutte e 4 le calze voglio riprovare a sfidare il ghiaccio. Devo dire che sul ghiaccio liscio come questo fanno poco. Piccola precisazione sul discorso ruote anteriori, ruote posteriori. Le catene o le calze vanno sempre montate sulle ruote motrici, che nel caso dell'MX5 sono quelle posteriori. Sappiamo però che le ruote che frenano di più e che danno direzionalità sono le ruote anteriori, quindi su un'auto a trazione anteriore va bene perché tutte le necessità coincidono. Nel mio caso no. Quindi per rendere la prova ancora più concreta, per percepire, diciamo così, ancora di più l'effetto di questi dispositivi, potervelo raccontare ancora meglio, ho voluto montarle anche all'anteriore. Ovviamente la stessa cosa l'ho fatta anche con le catene. Comunque, veniamo ai numeri. Spazio di frenata con le calze montate al posteriore 17 metri, quindi già 6 metri in meno rispetto alle gomme estive. Spazio di frenata con le calze montate anche davanti 14 metri, quindi 9 metri in meno rispetto al nostro riferimento iniziale. Miglioramento davvero notevole, che ovviamente si sentiva molto anche nella guidabilità, nel controllo dell'auto. Sul ghiaccio invece situazione ancora molto scivolosa, forse un po' meglio delle gomme nude, ma su un ghiaccio così liscio c'è talmente poco controllo, si scivola talmente tanto che è anche solo difficile rendersi conto se si sta migliorando o no. Per capire però effettivamente quanto bene si siano comportate le calze, passiamo alle catene. È il momento delle catene. Ammetto che ieri sera mi sono allenato a montarle in garage perché non le avevo mai montate in vita mia, quindi volevo perlomeno imparare, volevo che non fosse la prima volta qua sulla neve, al freddo, eccetera. Vediamo se ho imparato bene. Devo dire che in realtà è meno difficile di quanto pensassi, anche perché qua ci sono le istruzioni belle chiare in italiano, hanno tutti i gancetti colorati. Allora, vediamo. C'è da dire che solo a sgarbugliarle ci si mette di più che a montare le calze. Allora ragazzi, consiglio, provate almeno una volta a montare le catene al caldo in garage, perché se dovete farlo per la prima volta sotto la neve, magari al buio, magari con le catene della nonna che tenete nel baule della Panda da 20 anni, che non hanno tutto spiegato bene con le colori eccetera, potrebbe essere un bel casino. Partiamo molto piano perché non mi fido ciecamente del mio montaggio delle catene, quindi voglio controllare che non ci siano rumori strani, vibrazioni strane. Mi sembra tutto a posto, non sento rumori di ferraglia, però il vero punto è vedere come si comporteranno nelle prove di frenata. Pronti sulla nostra corsia, prima dentro e di nuovo proviamo a partire. Beh, devo dire trazione buona, tarda leggermente, però dentro la seconda, dai, 30, 35, 40, primo cono, giù, filare. 40. Va lunghina, 40. Ingarbugliato, ma che qua non sto capendo che era ingarbugliato questo, bene. L'altra. E con le 4 catene proviamo a sfidare il ghiaccio. E devo dire che decisamente meglio, la differenza sente parecchio, riesco almeno a spezzare dove voglio. Primo tentativo con le 4 catene.
ragazzi. Solo 40. Prendiamo. Questo meglio. E qui ragazzi devo dirvi che sono rimasto sorpreso. Le catene hanno fatto peggio delle calze. 19,7 metri quando montate solo al posteriore e 15,7 metri quando montate anche all'anteriore. E in più devo dirvi che a livello di sensazioni di guida mi davano l'idea di essere un po' meno costanti, non so come dire. Cioè la calza, anche col fatto che proprio fisicamente è tutta bella uniforme, senti di avere un grip sempre costante. Con la catena invece sentivo come se fosse un po' irregolare, perché probabilmente a seconda del momento esatto di come sta prendendo il punto della catena hai più grip o meno grip. Quindi ho avuto l'impressione che anche sul funzionamento dell'ABS non fosse così regolare. Ovviamente comunque nell'andare senti un po' la vibrazione, perché hai tutte queste specie di tasselli che sporgono rispetto allo pneumatico. Dove però le catene hanno fatto molto la differenza è stato sul ghiaccio, perché lì per la prima volta mi è sembrato di avere un minimo di controllo. E infine, per chiudere il cerchio, non ci resta che provare le gomme invernali. Andiamo sempre piano. Ok. Mi sa che qua dovrò mettere la terza perché il cambio è un po' più corto. Oppure tiriamo la seconda e via, dai. Siamo al 40. Giù il freno. Dai. Non vivo questa volta. Spazio di frenata con le gomme invernali, che ovviamente sono tutte 4, 15,7 metri, quindi esattamente uguale alle catene, leggermente peggio delle 4 calze. Devo essere sincero, anche dalle gomme invernali forse mi aspettavo qualcosa di più, però va considerato che avendole provate per ultime, dopo che per tutto il tempo avevo frenato sempre nello stesso punto, può anche essere che il fondo fosse diventato un po' più scivoloso. Questa è solo una mia ipotesi, noi l'unica cosa che possiamo fare è attenerci ai numeri. Anche le gomme invernali ovviamente le ho provate sul ghiaccio, ma male. Quindi, ricapitolando, cerchiamo di tirare un po' le somme e giungere a una conclusione. Se uno vive in posti in cui nevica o va spesso in montagna, credo che non ci siano dubbi che conviene montare le gomme invernali. Così si va sempre in giro tranquilli, non si deve mettere e togliere nulla se a un certo punto inizia a nevicare o se si deve parcheggiare in un piazzale tutto innevato. E comunque abbiamo visto che a livello di tenuta avere le gomme invernali o avere 4 catene montati è la stessa cosa. Se invece uno vive in un posto in cui fa caldo, quindi non nevica mai e anche le temperature sono alte, perché vi ricordo che le gomme invernali non hanno senso solo sulla neve, ma hanno senso anche quando le temperature sono basse. Non va mai in montagna o magari ci va giusto quella volta l'anno quando le strade sono pulite, può aver senso tenersi le gomme estive o le 4 stagioni e mettersi nel baule le catene o le calze. Così si è a posto con la legge, ovviamente, e si è anche a posto se si becca una nevicata improvvisa o si trova una strada che non è stata pulita bene. Condizioni in cui vi assicuro che con le gomme estive è facile rimanere bloccati. Ma tra catene e calze, quali scegliere? Vediamo un po' i pro e i contro. Calze super comode, super facili da montare, zero rischio di danneggiare i cerchi, possono essere montate su praticamente tutte le auto anche se c'è molto spazio attorno alle ruote. E altra cosa di cui non abbiamo parlato, essendo elastiche si adattano molto più facilmente, quindi ci sono solo 6 taglie per coprire tutte le misure di pneumatici. Vi faccio vedere qua dietro la tabella, tanto per darvi un'idea. Queste qua che ho usato sono taglia M e se io guardo la tabella di corrispondenza vanno bene per 85 diverse misure di pneumatici, mentre per le catene solo di queste qua da 9 mm, che sono quelle che ho usato io, ci sono 17 diverse taglie e la mia taglia copre solo 7 misure di pneumatici. Quindi cosa significa questo concretamente? Che con le calze è molto più probabile che se anche dovete cambiare macchina vi vanno sempre bene, insomma è molto più facile trovare la taglia giusta. Invece con le catene, essendo taglie molto più ristrette, come vi dicevo prima, bisogna stare attenti ad avere proprio quelle giuste. Quindi calze decisamente interessanti dal punto di vista dell'usabilità, diciamo così, e allo stesso tempo molto efficaci sulla neve. Abbiamo visto che si sono comportate addirittura meglio delle gomme invernali. Attenzione però, perché sull'asfalto pulito possono rovinarsi molto velocemente, quindi appena finisce la neve vanno tolte, che poi in realtà più o meno è così anche con le catene, quindi non è che cambi poi tanto. Catene sicuramente più scomode da montare, assolutamente nulla di impossibile una volta che si impara come fare, però sicuramente meno immediato, soprattutto perché, come dicevo prima, tipicamente è un'operazione che non si fa nelle condizioni proprio
proprio più comode possibile, perché se siete lì sul bordo della strada, magari mentre nevica, magari al buio, così, insomma, non è proprio simpatico. Quindi questo è un aspetto che io terrei molto in considerazione. Attenzione se avete un'auto molto bassa, se avete cerchi sporgenti tutti belli diamantati, e assicuratevi di montarle bene perché potete rischiare di fare danni. Ovviamente sulla neve sono efficaci, su questo credo che non ci fossero dubbi, ma leggermente meno delle calze, e il loro punto di forza è che sono efficaci anche sul ghiaccio, dove tutte le altre soluzioni sono piuttosto in crisi. Va detto però che per fortuna trovare del ghiaccio liscio su strada è molto raro, a me credo che non sia mai capitato, per fortuna, perché se succede è una strage. E quindi basta, fatemi sapere voi quale delle due opzioni scegliereste. Grazie ancora a Bottari per avermi aiutato nella realizzazione di questo video, vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i prodotti e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!